Buongiorno ragazzi dall'isola di Citera. Buongiornissimo. Abbiamo dormito qui nel porticciolo di Capsali, che è praticamente il porto del paese che fa da capoluogo di tutta l'isola. Il capoluogo prende lo stesso nome dell'isola, quindi Citera, che è quel paese là sopra arroccato, posta accanto al castello di Ora, proprio su quel promontorio inespugnabile. Ma per cosa è famosa quest'isola? E soprattutto da dove nasce? Vi diamo un po' di informazioni. Esatto, ci siamo documentati, ieri siamo arrivati nella fretta e furia, eravamo gasatissimi, lo siamo tuttora, e quindi poi con calma ieri sera abbiamo letto qualche informazione. Allora, 2 numeri su quest'isola: ha una superficie di 278 km quadrati per una lunghezza da punto più a nord a punto più a sud di circa 30 km. Quindi piccolina, si gira abbastanza bene. Si gira abbastanza bene. Abbiamo letto che qualche anno fa i suoi abitanti erano circa 3500. Ora, ad oggi non sappiamo se possono essere aumentati o diminuiti o aumentati. Intendiamo proprio i residenti fissi. Poi ovviamente d'estate viene popolata dai turisti, dai visitatori. Quello ce lo stiamo rendendo conto facendo una passeggiata qui per il porticciolo, perché per lo più sono attività chiuse, negozietti, caffè, ristoranti, eccetera eccetera. E tante guest house, bed and breakfast, quindi è prettamente un luogo turistico. Si legge che questa isoletta, molto vicina alle coste del Peloponneso, fu anticamente conquistata e dominata in parte dai veneziani, tant'è che la soprannominarono Zirigo, quindi questo era il nome originario dell'isola, poi mutato nel tempo. Ad oggi Chitira, in italiano Citera. E come abbiamo detto poc'anzi, abbiamo il castello che è anch'esso di origine veneziana. Qui sull'isola troviamo tanti castelli di origine veneziana e anche altri di origine bizantina. Per parlare di leggenda, si legge che quest'isola è famosa perché si pensa che dalle sue acque sia nata la dea Afrodite, quindi la dea della bellezza. Ed è citata anche nell'Iliade di Omero. Pensate un po' dove siamo finiti. Che chicca, eh? Quindi ora noi proseguiamo il tour, ovviamente proviamo a salire su, anche perché la strada ieri che portava qui poi finisce a questo porticciolo, quindi dobbiamo risalire e proviamo a andare verso nord. Abbiamo fatto un paio di tornanti, siamo saliti qui nel punto più alto panoramico. Questi tra l'altro, dietro di me tra l'altro c'è una scuola. Questi ragazzi sono veramente fortunati, guardate che paesaggio. E possiamo ammirare il castello, tutta la fortezza da questo punto di vista privilegiato. Lì vediamo anche la spiaggia dove abbiamo dormito stanotte, punto più basso. Ora però proseguiamo perché abbiamo visto che c'è un parcheggio. Ora vediamo se possiamo lasciare Charlie e fare magari 2 passi a piedi per la cittadina.
Alla fine il parcheggio per Charlie era 300 metri più avanti, abbiamo lasciato il van e ci stiamo perdendo per questi vicoletti molto caratteristici. Qui vedete i vicoli che sono strettissimi e non tutti riescono a passarci agilmente. Castello dice di qua. C'era anche qui il cartello, castello, perché quello lì è per le macchine, qui mi sa c'è la passeggiata. Certo che qui gli abitanti hanno dei panorami e dei terrazzi niente male. Ti svegli bene la mattina con questa vista. Un po' in silenzio. Sì, a parte il signore che taglia la legna. Ma quello c'è sempre. Quello è la controfigura. Quello quando accendete la GoPro automaticamente viene accesa una motosega, una tagliaerbe, passa la macchina a pulire la strada, il camion a raccattare la spazzatura, è la prassi. Siamo al castello, però il cancello è aperto? Forse è aperto. Sì, il cancello forse è aperto. È aperto dalle 8 alle 15, quindi è visitabile. Siamo entrati dentro il castello. Dopo una bella salita abbastanza impegnativa, Ora andiamo sulle mura e ammiriamo il panorama. Wow! Che tetto sul mondo! Wow, guarda bello lì! È bellissimo!
Lì c'è un'altra chiesetta, immancabile. Guardate che meraviglia! Ora andiamo a vedere l'altro versante. Qui si può entrare. Wow, c'è anche la chiesetta. Qui siamo anche un po' riparati dal vento. E ora ammiriamo l'affaccio sul mare da quest'altro versante. Preparatevi. Oh! Guarda, quello è il canyon che abbiamo attraversato sul ponte. E noi abbiamo dormito lì al porto. Lì c'è il porto dove si è dormito. Dove c'è il parcheggio. E quello dietro invece dove abbiamo fatto l'acqua. Pensate un po', da laggiù stamattina vedevamo il castello e abbiamo detto mamma mia com'è alto, chissà se ci arriveremo. Conquistato, bandierina. In realtà io pensavo non ci andremo mai. E invece eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta, perché alla fine un bel pezzo si fa con il mezzo, perché la strada sale. Quindi non è che abbiamo fatto tutta questa salita a piedi, non ci dondoliamo sugli allori. No, veramente non era questo il discorso. Vabbè, ma insomma ci siamo capiti. E niente che dire, fantastico. Punto l'acqua, panoramico, mamma mia. vediamo un panorama eccezionale, tanto che Ci troviamo sul bastione di questo castello fortezza, perché di fatto si trattava appunto di una rocca difensiva che fu costruita dai veneziani nel XVIII secolo. Serviva prettamente per difendersi dai pirati, cioè dagli aggressori del mare, ma contemporaneamente era, diciamo, un baluardo di osservazione per tutto il traffico navale che passava, tanto che prese il nome di Occhio di Creta, perché si dice che riusciva a intercettare il traffico che venisse dallo Ionio, il traffico relativo al mare Cretese, che diciamo è qui davanti a noi, e il traffico del mare Egeo. Quindi era proprio una vera e propria vedetta così alta su questi mari. Pensate, una curiosità, che all'interno di questo castello fino a circa 200 anni fa vissero 200 persone. Risaliti su Charlie, ci stiamo spostando. Abbiamo lasciato il parcheggio della cittadina di Chitira e ora, tramite queste stradine belle tortuose in mezzo alla vegetazione, stiamo raggiungendo, diciamo, un altro borgo e un'altra spiaggia. Poi faremo probabilmente pranzo lì, perché ora manca pochi minuti a mezzogiorno, quindi già lo stomaco chiama. Allora, abbiamo preso questa stradina come da indicazioni, però la strada è praticamente diventata una colata di cemento, ma non è asfaltata decentemente. E più avanti è sterrata. Più avanti ha detto Fede che è sterrata, sta controllando. Il satellite un po' di tornanti. E è molto tortuosa e probabilmente anche stretta. Quindi vi ricordiamo, siccome Charlie è sempre la nostra casetta, non ci rischiamo per arrivare giù al mare, perché l'idea sarebbe stata di raggiungere una spiaggia che sulle foto del web è molto bella, ma niente, torniamo indietro e vediamo se successivamente ci sono spiagge più accessibili, perché purtroppo queste spiagge sono tutte, la maggior parte, diciamo, sì, sono sull'autostrada, ci sono delle stradine strette.
L'isola è fatta così, diciamo che è montuosa nella parte centrale, dove c'è una strada piuttosto grande, quindi asfaltata, che la taglia un po' in due, però poi le varie discese per raggiungere le calette, le spiagge, eccetera eccetera, non sono sempre così fattibili, o meglio, non sono fattibili per noi mezzo grosso. Magari ovviamente se ci venite con un'auto, con uno scooter, con le due ruote non ci sono problemi. Non possiamo sapere la situazione estiva quanto sia congestionata, però con le due ruote è sicuramente meglio. Sì. Magari è anche fattibile, però è un rischio. È un rischio, è esatto. un rischio che non vale la candela, come si dice. Il gioco non vale la candela. Vado a vederti dietro? Sto facendo anche manovra, sto facendo un po' di fatica. Vado a vederti dietro, io stavo parlando con i nostri amici. Forse ce l'ho fatta. Ok. Vedete? Ora anche girarsi a volte non è sempre fattibile per cambiare senso di marcia. Che siamo in tempo si fa. Ma quindi poi... esatto, se poi dopo diventa molto ripida e si stringe la strada, capite che insomma non conviene. Bellino, vai! Il gatto che fa il vigile. Il cartello dice che ci sia una cascata, ma non sappiamo se è ancora attiva, diciamo così, o è asciutta. Dice che fa un salto di 20 metri. È tutto da accertare. La strada per ora è asfaltata, manca 100 metri, vai, cioè io ce la dobbiamo qui fare. c'è anche lo spazio per girarsi, quindi se c'è decidere di lasciarlo qua. Abbiamo parcheggiato Charlie, ora vado a piedi in lava scoperta per capire se effettivamente c'è la cascata o meno e eventualmente ci spostiamo qui al parcheggio del paesino e mangiamo qualcosa. Vedete, ci sono tutti i rami bassi, qui per esempio ci si passerebbe a fatica e non sappiamo se poi c'è spazio per manovra. Qui c'è il sentiero che scende giù, si sente il rumore dell'acqua, però probabilmente è poca. In questa zona ci sono anche diversi mulini, tant'è che tutta questa parte di isola viene chiamata la Valle dei Mulini. Ora c'è questo ultimo sentiero che sembra portare effettivamente alla cascata. Qui ci deve essere un vecchio mulino abbandonato, un po' diroccato. E qui, ragazzi, è dove c'è o dove ci dovrebbe essere la cascata, che però è in secca. Vedete, questo è tutto il salto che fa l'acqua, 20 metri d'altezza, fino a cadere questo laghetto. Fa anche freschino qua sotto. Marta è rimasta dentro Charlie, si è messa a preparare qualcosa da mangiare e sono venuto in lava scoperta a vedere com'è, poi eventualmente facciamo due passi insieme, ce la guardiamo e poi ci spostiamo e andiamo a mangiare qualcosa. Peccato che sia completamente asciutta. Vieni?
Dopo aver visto la cascatella, diciamo così, perché cascata È un po' riduttivo. no, è un po' No, troppo. è il contrario, non è il esatto. contrario riduttivo, non mi viene. Scrivetelo. Non mi viene ora. È il contrario, insomma, è dargli troppo valore. Esatto. E quindi poi ci siamo spostati in questo borgo, paesino. Sì, il nome non Che è proprio qui sopra, c'è un parcheggio grande, abbiamo parcheggiato qui e abbiamo fatto pranzo. Avevo già preparato un po' di bruschette, oggi mega insalatona, insomma un po' di roba, visto che comunque è caldo, roba fresca ci sta. E mangiato tutto, tranquilli, cioè non è avanzato niente, spolverato tutto, caffeino, frutta, tutto anche quanto. Il gattino. Ha mangiato anche il gattino perché è venuto a lamentarsi che aveva fame e noi siamo preparati, come sapete, quando viene qualche... però non credo sia un randagio perché qui comunque le persone ci vivono questo... e sembrava anche bello pasciuto, insomma. Però insomma è venuto a piangere e noi un po' di croccantini gliel'abbiamo dati. E non l'ha rifiutati. No. Tra l'altro mentre stava mangiando è arrivato anche un altro gattone che sembrava un maschio bello grosso e questo grigio, il primo, ha cominciato a mangiare a gran velocità perché ha pensato se no quello che arriva dopo mi mangia tutto. Quindi ora giriamo la chiave di Charlie, ripartiamo e andiamo sull'altro versante, diciamo verso sud, che c'è una spiaggetta che ci era piaciuta, ci siamo già passati, vediamo se la riconoscete. Abbiamo di fronte a noi gli autobus probabilmente scolastici, siamo certi che dove passano loro noi ci passiamo, quindi ci fa da apripista. Passiamo in quest'altra cittadina che al momento mi sfugge il nome, ora se lo vedo. Anche perché ce ne sono tanti una attaccata all'altra. Anche il taxi sono lì. Quest'isola è un microcosmo, ragazzi, c'è tutto, addirittura c'è anche un piccolo aeroporto. Ecco il nome del paesino, Aloizianica. Ecco, scioglilingua. Aloizianica. Ce la possiamo fare. O Innica. Intanto il cielo è blu, per ora il sole splende, le case sono sempre più bianche e subito qui c'è un'altra frazione, praticamente Frigiganica, quello lì, no? Tutto chiaro. E meno male lo scrivono in caratteri latini perché sennò con quelli greci, cioè c'è doppio l'alfabeto greco, c'è doppia versione, meno male perché... Abbiamo preso questa strada per un motivo, perché sulla mappa abbiamo visto che ci sono dei mulini a vento, o meglio quello che ne resta. Cioè però questa strada è un po' sterrata, ci si prova? Magari su pochi metri. Proviamo, magari non è così devastata, diciamo. C'è anche la mucca, ho messo un paio di corna. Cioè, la strada non è messa bene. Abbiamo anche una mucchina un po' smagrita là. Qui probabilmente questa sembra una chiesa, no? Ma non è un mulino, questo è più avanti, Questa costruzione scavata nella roccia sembra una specie di chiesa, di chiesetta, ma una cripta, ma noi proseguiamo. Oh. Non ce lo fanno vedere. Mannaggia, il parcheggio è chiuso, cioè cancello chiuso. Fuori stagione. E lì c'è scritto closed. Sorry, we are closed. Ciao! Ehi! Abbiamo il comitato di accoglienza. Ragazzi, colpo di scena. C'era una signora, ai tickets si aprono sempre le porte. La signora che custodisce il windmill, così si chiama, che di fatto è un resort. Abbiamo scoperto infatti essere un resort in un secondo momento. Siamo arrivati qui, abbiamo visto telecamere, allora ci è venuto il dubbio, infatti è un resort. Ha sentito il rumore di Charlie, ha sentito parlare
Si è Si è affacciata, mi ha detto che era chiuso, ha aperto la porta e ci ha fatto vedere il suo interno. C'è anche la piscina, un posto Bellissimo. veramente molto bello. Hanno ristrutturato il mulino che ovviamente anticamente serviva per altri scopi, ora è un'attrazione turistica. Guardate che meraviglia, la strada è salita su questa sorta di altopiano, bellissimo, vegetazione non manca mai, questo bush mediterraneo, non so come chiamarlo. Lì si vede sì un'altra parte di mulino, una base del mulino che però non resta poco o nulla, e giù è a perdita d'occhio tutto il mare, guardate che bellezza. Questa è la parte dove andiamo, è la parte un pochino più accessibile, con spiagge meno rocciose e la costa più bassa e più sabbiosa. Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep. E ora scendiamo fino alla spiaggia di Paleopoli, quella che avete visto ieri, appena attraccata. Allora, siamo tornati un attimo a controllare perché in effetti stamattina la ruspa con lo scavo qui non c'era, probabilmente l'hanno fatta ora in giornata, ci sono i lavori in corso, vedete, e qui era purtroppo dove avevamo pensato di parcheggiare Charlie e quindi goderci un attimo vista mare, rilassarsi ora per il pomeriggio e la serata. Ma invece niente, via, ripartiamo a cercare un altro posto. Oggi l'accesso al mare non ce lo vogliono concedere, È già la seconda volta. La ruspa e i lavori non erano stati presi in considerazione. 500 metri e ci siamo accessibili. 500 metri, quindi c'è che siamo arrivati. Sabbie mobili. Vedete questa impronta? Qui è zona pantano e quindi Charlie l'abbiamo parcheggiato e noi andiamo a piedi a vedere la spiaggia. Abbiamo trovato il posticino, occhio perché si scivola. Passiamo di qua, forse è meglio di qua. E guardate là in fondo, c'è anche un arco di pietra. Ma mica uno solo, Forse anche più di uno sul mare. Mamma mia, ma dove siamo? Questa è tutta la spiaggia di Paleopoli, che è divisa poi a metà quel pezzo di roccia, molto friabile sembra anche. E oltre quel faraglione c'è un'altra spiaggia. C'è una mini etretà. È davvero, una mini eretrat. 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 Avevi pronunciato bene. L'ha pronunciato bene, ha detto Paleopoli. La sulla spiaggia. Ma arrivata all'onda anomala ho messo un piede in acqua, che non è fredda, però mi sono tutto bagnato il piede, la Onda calza. anomala. Per fare la foto. Perché? È colpa mia, perché l'ho distratto, ho detto dai ti faccio una bella foto sullo sfondo c'è l'arco di pietra eccetera eccetera, e lui mi guardava, si è messo più qua, è arrivata all'onda, allagato, poverino. Però la foto è venuta bene, ve la mettiamo qui sopra, guarda.